tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima del video andremo a realizzare insieme una nuova borsa, ovvero il modello Beatrice. È una borsa che nasce dalla novità in casa Borgo dei Pazzi, ovvero il filato in licra, che è un filato che va a simulare un po' la fettuccia. Io ho deciso di realizzare questo modello molto semplice, quindi questa volta non avete scuse perché è veramente un progetto a prova di principiante, facilissimo e velocissimo da realizzare. Ho realizzato il tutto con una sola rocca di filato, quindi 500 grammi. È una borsa che possiamo tranquillamente indossare a spalla e seppur semplice resta veramente un progetto particolare. Questo è il filato in questione, come potete vedere è un cordoncino piatto che va proprio a simulare la fettuccia. Stiamo parlando di un filato 97% polipropilene, 3% licra, quindi va a simulare perfettamente la fettuccia perché resta elasticizzato. A differenza della classica fettuccia, innanzitutto lascia il progetto super leggero, quindi non va ad appesantire il progetto, e più non è ricavato da scarti, è prodotto direttamente dall'azienda, quindi ha uno spessore sempre regolare, è sempre uguale lo spessore e sono disponibili ben 26 colorazioni, più o meno la stessa cartella colori del Cordino Inda, ma mancano i colori sfumati. Comunque vi consiglio assolutamente di provare questo cordoncino perché innanzitutto il lavoro cresce in fretta e comunque per chi ha amato la fettuccia in passato è perfetta. Io sono partita dalla fettuccia e lavorare con questo cordino mi ha riportato un po' indietro con i tempi. Comunque trovate il link diretto al sito nel box informazioni qui in basso e vi lascio anche il codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Tornando alla borsa, come vi ho già detto, è un progetto super facile e veloce. Ho lavorato direttamente sul fondo rigido, comunque tutto spiegato durante il tutorial e come al solito cerco di non perdermi in chiacchiere. Spero che questo progetto vi piaccia, se è così mi raccomando condividetelo con tutte le vostre amiche creative e vi ricordo anche di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale. Appunto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo modello e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Inda Licra, nel mio caso colorazione numero 35, una coppia di manici Inda, un uncinetto numero 4 per la lavorazione del fondo ed un uncinetto numero 8 per la lavorazione del corpo borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal fondo, utilizzeremo l'uncinetto numero 4 e andremo a lavorare direttamente nei fori del fondo. Essendo questo filato molto spesso, questa sarà la parte un po' più noiosa e complicata tra virgolette perché il filo fa fatica a passare all'interno dei fori, ma è solo per questo passaggio. Quindi facciamo il cappio iniziale al filo, ci teniamo il filo sull'uncinetto, io mi aggancio sul lato più corto, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni foro, non farò aumenti per questo giro, se sarà necessario li farò nei giri successivi, quindi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni foro sottostante. Se utilizzate un filato diverso dovrete adattare comunque gli aumenti in base al filato utilizzato. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il giro, lo facciamo sempre con la chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendo l'asola e la porto sul retro, cambiamo uncinetto, vado a prendere l'uncinetto numero 8 che secondo me è più adatto,
ma se voi preferite potete utilizzare anche l'uncinetto numero 10, essendo questa comunque una fettuccia abbastanza spessa, oppure l'uncinetto numero 7 se tendete a lavorare molto lento. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad inserire l'uncinetto nell'asola precedente, quindi questo è il punto precedente, questa è l'asola che abbiamo portato all'interno, noi ci inseriamo in questo punto prendendo solo la metà catenella retro. Inseriamo l'uncinetto anche nell'asola che abbiamo portato all'interno, tiriamo il filo, prendiamo il filo e lo portiamo all'esterno. Fatto questo, facciamo una catenella che ci va a sostituire la prima maglia bassa e procederemo lavorando a maglia bassa per tutto il fondo, con la differenza che andremo a fare degli aumenti negli angoli. Possiamo segnarci punti con dei marcapunti, quindi andiamo a farli esattamente nella parte più stondata del fondo. Io vado ad inserire il marker in questo punto, ma andrò a fare l'aumento sia nel punto marcato che nel punto prima, quindi in 2 punti per angolo. Faccio lo stesso anche sull'altro lato ed ovviamente anche sull'altro lato corto. Quindi procedo lavorando a maglia bassa in costa retro, quindi prendo solo la metà catenella retro, inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in costa retro nei punti successivi e mi fermo al punto prima del marcapunti, quindi qui vado a lavorare il primo aumento, quindi lavoro 2 maglie basse all'interno dello stesso punto, 1 e 2. Poi abbiamo il punto marcato, ovviamente anche qui andremo a fare l'aumento, quindi lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto. Procederemo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare al punto prima del marcapunti. In questi 2 punti andremo a lavorare un aumento, faremo lo stesso ovviamente in ogni angolo. Quindi nei 2 punti che si trovano nella parte più stondata noi andremo a lavorare un aumento, ovvero 2 maglie basse nello stesso punto. Sono arrivata al punto prima del marcapunti, vado a lavorare un aumento in questo punto e un aumento nel punto successivo, ovvero quello marcato, e come vi ho già detto ripeteremo lo stesso procedimento per ogni angolo. Ok, ho terminato il mio giro. A questo punto cosa faccio? Inserisco l'uncinetto nella metà catenella di questo punto qui, in questo modo, e lavoro una maglia bassissima. Rientro prendendo tutta la catenella, quindi entrambe le asole, in questo modo, e faccio una maglia bassa. A questo punto procederemo con la lavorazione del corpo borsa. Possiamo scegliere il punto che preferiamo. Sul mio canale trovate una playlist dedicata a tutti i punti di uncinetto, quindi potete scegliere quello che vi piace di più. Io procederò con un punto molto basic, quindi molto semplice.
lavorerò delle maglie basse che andrò ad alternare con una catenella. Ho lavorato già a questo punto per qualche borsa di qualche tempo fa, ora lo rivediamo insieme. Quindi sono partita con una maglia bassa. Ora cosa facciamo? Facciamo una catenella e allo stesso tempo andiamo a saltare il punto successivo, quindi la catenella va a sostituire il punto successivo che saltiamo. Passiamo al prossimo e andiamo a lavorare una maglia bassa. In questo modo facciamo di nuovo una catenella, lasciamo le maglie molto morbide, quindi se tendiamo a stringere i punti utilizziamo un uncinetto più grande. Ho fatto la catenella, saltiamo il punto successivo e andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo catenella, saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi questo sarà il procedimento che ripeteremo per tutto il giro: maglia bassa, catenella, e quando facciamo la catenella dobbiamo saltare il punto sottostante. Ho terminato il giro con una maglia bassa, ma devo andare a lavorare l'ultima catenella. Per fare ciò, cosa faccio? Devo andare a fare la chiusura invisibile, perché mi devo portare anche all'interno di quella catenella. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia di questo giro, inserisco l'uncinetto in questo modo, dall'interno verso l'esterno. Vado a prendere l'asola e me la porto all'interno in questo modo. Inserisco l'uncinetto qui, esattamente in basso all'asola che ho portato all'interno, inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo e vado a lavorare la prima maglia bassa del giro successivo. In questo modo, quindi ora ho lavorato una maglia bassa sulla catenella. A questo punto dobbiamo andare ad alternare i punti, quindi faccio una catenella e salto il punto basso successivo sottostante. Vado ad inserire l'uncinetto nello spazio formato dalla catenella e lavoro una maglia bassa, catenella, salto la maglia bassa sottostante, inserisco l'uncinetto nello spazio di una catenella e lavoro una maglia bassa. Quindi andrò ad alternare i punti in questo modo per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Ovviamente la chiusura sarà sempre la stessa, poi appena terminiamo il giro vi mostro come chiuderlo. Ho terminato sempre con una maglia bassa, mi inserisco all'interno di questo punto che sarebbe la prima maglia bassa del giro in questo modo, prendo l'asola, la porto all'interno, mi inserisco qui alla base dell'asola che ho portato all'interno, inserisco l'uncinetto anche nell'asola, tiro il filo e vado a lavorare la prima maglia bassa del giro in questo modo.
Dopodiché si procede sempre nello stesso identico modo, alternando maglia bassa e catenella. Ora io faccio una catenella, salto questa che sarebbe la prima maglia bassa, vado a puntare l'uncinetto nello spazio di una catenella e lavoro una maglia bassa, catenella, salto la maglia bassa sottostante, vado a puntare l'uncinetto nello spazio formato da una catenella e lavoro una maglia bassa e procederò così per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri totali insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza della nostra borsa. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ho lavorato dal primo giro fino all'ultimo 17 giri ed ho raggiunto 22 cm di altezza. A questo punto vado a chiudere con maglia bassissima, quindi termino facendo la catenella e vado a chiudere esattamente qui al centro della prima maglia, in questo modo a maglia bassissima. Faccio una catenella e procederò lavorando un ultimo giro a punto bassissimo per andare a rifinire il bordo. Quindi ho fatto la catenella, salto il primo punto, vado nel successivo, inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima. Procederò così per ogni punto, catenelle comprese. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto ci andiamo ad applicare i manici, uno l'ho già applicato sul retro, l'altro lo mettiamo insieme. Ci sono i moschettoni, quindi semplicissimi da applicare, li vado ad inserire direttamente nella lavorazione, quindi regolandomi con quello che già ho applicato, lo inserisco esattamente dove c'è la catenella, non dove c'è la maglia bassa. Vi dico le misure così riuscite a regolarvi meglio. Ho lasciato 8 cm sia da un lato che ovviamente 8 cm anche sull'altro e questo è il risultato. Siccome mi è avanzato un po' di filo vorrei realizzare delle frange sulla parte qui laterale, quindi vediamo un pochino insieme come fare. Ed ecco qui che dall'avanzo del filato ho ricavato tutte frange, ho ritagliato tutti i segmenti di filo da circa 25 cm e li ho applicati sui laterali. Non ho fatto dei conteggi particolari, le ho applicate proprio sui laterali così ad occhio. Devo applicare le ultime due, ma comunque questo è il risultato. Io sono molto soddisfatta. Ovviamente se non vi piacciono le frange potete anche evitarle. Quindi per applicare le frange ho preso il segmento di filato, l'ho piegato a metà e con l'aiuto dell'uncinetto l'ho applicato sul bordo della borsa, esattamente su tutte queste asoline che abbiamo qui. Ho inserito l'uncinetto in questo modo, ho preso il filo e poi sono andata a bloccarle in questo modo.
Una volta applicati tutti gli accessori ho applicato anche la targhetta con la scritta handmade. Se può interessarvi trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme a tutto l'occorrente che ho utilizzato per la borsa. Questo è il risultato finale, io sono come sempre super soddisfatta, ma soprattutto nonostante sia una borsa veramente molto semplice perché non ho utilizzato chissà quale lavorazione, è davvero particolare. Sarà per le frange? Chi lo sa. Ho lavorato il tutto con una sola rocca di cordino e la borsa, nonostante abbia utilizzato comunque 500 grammi di filato, resta davvero leggerissima. Ovviamente non vi ho mostrato l'applicazione della chiusura perché al momento l'ho lasciata così aperta, ma se preferite potete applicare una chiusura magnetica o realizzare una fascettina. In quel caso vi occorrerà una rocca in più perché questa borsa è realizzata con una sola rocca e non mi è avanzato nulla, con l'avanzo ci ho fatto le frange, oppure addirittura potete applicare una cerniera. La soluzione più pratica è ovviamente la chiusura magnetica. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre con un commentino qui sotto, un bel pollice in su e mi raccomando non dimenticate di condividere il video con tutte le vostre amiche creative. Come vi ho già detto trovate tutte le info riguardo ai materiali nel box informazioni, i materiali utilizzati sono di Borgo dei Pazzi, trovate il link in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti, ma soprattutto dei mini tutorial. Iscrivetevi al canale per non farvi sfuggire tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!